La musica da camera è la musica ideata e composta per pochi esecutori. Allora, se diciamo da 2 a quella che potrebbe essere un'orchestra da camera sui 25 elementi, abbiamo un'idea di che cosa vogliamo dire con pochi esecutori. Originariamente veniva indicata la musica da casa, domestica, quella che si faceva nei salotti, magari anche nelle sale dei palazzi. È ovvio che stiamo parlando di ambienti piccoli, domestici, insomma, relativamente piccoli e domestici se parliamo le sale dei palazzi, però sicuramente di dimensioni più ridotte di un teatro o di una chiesa. Quando parliamo di questo tipo di musica, cosa dobbiamo pensare, cosa dobbiamo aspettarci? Per darvi subito un'indicazione, ovviamente pensando già a un'evoluzione nel tempo di questo genere musicale, dobbiamo pensare che un'economia di risorse che è data da un gruppo più ristretto può dare però un aspetto di splendido equilibrio, cioè se io ho un'orchestra sinfonica, quindi un'orchestra di grande massa, posso giocare su effetti contrastanti, grandi forti, grandi piano. Su dei gruppi strumentali ridotti questi effetti non li posso avere, quindi cercherò di applicare idee musicali più raffinate, quindi quello che è la riduzione di risorse per dare un equilibrio acustico perfetto, sempre se ben eseguito e ben composto, ovviamente. Quando inizia questo genere? Diciamo che possiamo collocarlo intorno alla metà del 1500 circa. Qui abbiamo ancora però un'indicazione molto vaga, specialmente per gli strumenti ovviamente. Sono ancora i fratelli poveri della voce. La voce è lo strumento principe. Gli strumenti sono spesso rudimentali o abbastanza rudimentali e sono al servizio della voce, quindi accompagnano la voce e accompagnano magari anche le danze. Poi, ovviamente, piano piano, quando anche la tecnica costruttiva migliora, le cose si faranno un pochino più precise. Inizialmente abbiamo, mm, per darvi l'idea proprio chiara, la differenza, come viene indicata, musica da suonare, le sonate, musica da cantare, le cantate. Quando si dice da suonare, spesso e volentieri non abbiamo nemmeno l'indicazione di per quale strumento. Lo strumento che ho lo uso. In alcuni casi sì. Se siamo nel 500 sapete c'è il periodo d'oro del liuto. Ecco, lì abbiamo una bella letteratura, ma per tanti altri strumenti c'è un aspetto un po' generico. Con il miglioramento della tecnica costruttiva, come dicevamo, ecco che cominciamo ad essere un pochino più precisi gradatamente nelle forme da camera. Io direi che è il caso di iniziare a sentire qualcosa, così cominciamo a entrare anche acusticamente nell'argomento. Nel 1600, entriamo in questo momento, Johann Rosemuller ha composto una serie di sonate da camera, quindi abbiamo già questa indicazione col sonate da camera, con un'aggiunta anche di sinfonia, che sono legate molto a quello che dicevamo, gli strumenti che erano l'accompagnamento della voce o della danza, in questo caso legata a un chiaro spunto di danza, dalle suite di danza che si sono via via formate, ecco che abbiamo queste sonate da camera di Rosemuller. Facciamone un ascolto, così come ho detto entriamo anche ascoltando questo genere musicale. Prendiamo la sonata numero 4 di queste sonate da camera e ne ascoltiamo un pezzettino.
Qui abbiamo ancora una certa libertà nell'inserimento e nella scelta degli strumenti. C'è già una buona indicazione, però non è inconsueto sentire esecuzioni con strumenti in aggiunta o in diminuzione. Siamo ancora in un periodo di questo tipo. Più andiamo avanti e più le cose si fanno più definite. I gruppi strumentali cominciano a essere più definiti anche loro e direi che uno degli organici tipici e la forma più importante che piano piano comincia a delinearsi fino ad arrivare al suo massimo splendore come definizione è la forma del quartetto d'archi. Quindi quando parliamo di quartetto d'archi possiamo indicare sia l'organico, il quartetto d'archi, che è formato da 2 violini, una viola e un violoncello. Ma ovviamente possiamo anche parlare della forma del quartetto d'archi. E il padre della forma, di questa forma, che è diventata, direi proprio, il punto di riferimento per la musica da camera, è Franz Joseph Haydn. Siamo nella seconda metà del Settecento, quello che viene chiamato il periodo classico, e a Franz Joseph Haydn vengono attribuite parecchie paternità, il quartetto, la forma sonata, eccetera. Lui è sicuramente un compositore importantissimo, prolifico e per quanto riguarda la definizione, la codifica di quelle che sono le forme, è un punto di riferimento. Il suo quartetto caratteristico che ha sviluppato nel corso del tempo, insomma, all'epoca le cose erano sicuramente molto più lente, sono una quarantina d'anni e abbiamo la definizione di questa forma. Il quartetto caratteristico di Haydn è in 4 movimenti, 4 parti. La prima dove contiene la forma sonata, l'altra sua forma che è, per darvi un'idea il più sintetico possibile, pensateli come degli schemi compositivi che vi aiutano, se avete le idee poi da inserire, a comporre. Quindi questa forma sonata vi dice sempre in maniera estremamente sintetica, presenta 2 temi, sviluppali e poi nella parte conclusiva, nella ripresa, ripresenta i 2 temi. Quindi queste sono delle tracce importantissime. Quindi il primo movimento in forma sonata, il secondo movimento che ha di solito un carattere più lirico, tempo lento, moderato, un terzo che può essere un minuetto, uno scherzo, e il quarto movimento di andamento molto più rapido e veloce, un tempo finale, quindi conclusivo. Vediamo l'evoluzione ascoltando una parte di un quartetto di Franz Joseph Haydn. Prendiamo il quartetto numero 77 in Do maggiore. Questo quartetto è preso da quella che è l'opera 76, che è formata da 6 quartetti per archi, e questo è il terzo. Vi faccio sentire il tema del secondo movimento, quello più cantabile, che è anche quello che l'ha reso più celebre. Non vi anticipo il motivo perché, come lo sentite, ve ne accorgete da soli. Ed è uno degli esempi. Per di più, questa serie, quest'opera 76, è stata composta quando già la definizione di questa forma in Haydn era ben chiara. Ascoltiamola insieme.
famoso, penso sia chiaro, ha utilizzato, come vi siete sicuramente accorti, come tema la melodia che è sua, dell'inno tedesco. Mi auguro che vi abbia stuzzicato la curiosità. Se volete poi ascoltarlo per intero, sia il movimento che il quartetto, ve lo consiglio. In questo secondo movimento il tema che noi abbiamo sentito, riproposto, questa melodia, verrà poi sviluppato in variazioni. Ascoltatelo, è sicuramente piacevole e gradevole. Quindi qui abbiamo una definizione della forma, ciò che prima alle origini per la musica da camera era ancora un qualcosa di un po' fumoso, adesso abbiamo un'ottima definizione, tante forme, quartetti, quintetti, ottetti, tante forme ben identificate e ovviamente grazie anche alla crescita degli strumenti da un punto di vista tecnico e di possibilità. Nell'Ottocento, visto che stiamo facendo questa veloce carrellata per conoscere la musica da camera, nell'Ottocento abbiamo una notevole produzione di questo genere. Possiamo definirlo e vederlo su due binari, quello domestico che rimane e quello più pubblico dei concerti. Quello domestico nell'Ottocento, ben sapete, abbiamo la crescita della borghesia, quindi i salotti borghesi, queste riunioni, per farci un'idea di come la musica entra in questi salotti. Se pensate a Vienna in questo periodo e pensate a Franz Schubert che si presenta invitato in uno di questi salotti, non era inusuale che lui si presentasse con un Lied scritto, composto per la padrona di casa. Il Lied è una canzone per canto e pianoforte, spesso e volentieri le padrone di casa erano pianiste, quindi lui si presentava e come omaggio un Lied. È ovvio che queste composizioni venivano scritte pensando a chi erano indirizzate, quindi a dei dilettanti spesso e volentieri, non hanno una scrittura così complessa. L'altro filone invece è per i professionisti, diciamo, quindi per i concerti, quindi una crescita notevole di questa musica da camera. Possiamo dirla in maniera semplice, l'evoluzione della musica da camera procede con l'evoluzione della storia della musica. I cambiamenti nell'Ottocento, le ricerche, se pensiamo alle scuole nazionali, alle ricerche di temi popolari all'interno delle varie composizioni, Dvořák, Smetana, ovviamente anche nei quartetti e varie forme da camera le ritroviamo. Oppure pensiamo a una corrente, Debussy, Ravel, Fauré, quindi i colori all'interno della musica, i colori all'interno anche di un quartetto. Ecco, sentiamo già in sottofondo il tema di un primo movimento, anzi, del primo tema del primo movimento del quartetto in Fa maggiore di Maurice Ravel. Questo quartetto, a parte che ha dei notevoli legami come se fosse un omaggio, a un quartetto di Debussy, un altro spunto se volete cercarlo, ne troverete, ci sono tanti spunti di legame sia nell'indicazione dei tempi e anche nelle tecniche di esecuzione. Ad esempio, per fare un esempio, nel secondo movimento a sé vif, già l'indicazione del movimento è uguale identico al secondo movimento di quel quartetto opera 10 che vi ho detto di Debussy, e anche la tecnica del pizzicato in questo movimento. Facciamo un ascolto, un assaggino subito. Poi per quanto riguarda i colori che dicevo prima, nel terzo movimento mette in risalto ad esempio, ecco, magari vi faccio fare un altro ascolto così, un pezzetto, un assaggio, il timbro, il quartetto d'archi come abbiamo detto all'inizio, 2 violini, una viola e un violoncello,
in questo assaggio che vi faccio sentire viene messo in evidenza il colore brunito, il timbro coinvolgente caldo del violoncello. Ascoltiamolo. Eravamo sempre in un quartetto. Quello che abbiamo sentito, questi 3 assaggi, uno in sottofondo e 2 piccolini, ma spero vi stuzzichino la curiosità, la forma che rimane per un bel po' ben chiara, quella di Haydn, quella definita. E l'evoluzione però continua. Siamo già nel Novecento, quindi ciò che ritroviamo come idee e novità anche nell'ambito della storia della musica la ritroviamo nella storia della musica da camera. Quindi la ricerca di novità, poliritmie, politonalità, atonalità, insomma, per buttare lì un po' di informazioni e termini, li ritroviamo anche nelle composizioni da camera. Una cosa da sottolineare è che da questo momento diminuisce la produzione della musica da camera, ovviamente quella domestica. Perché? Perché con l'avvento della radio e delle registrazioni non c'è più così tanto bisogno, non è necessario farsi musica in casa. Io con un gesto ho in casa mia la musica che voglio. Questo ha portato, e lo vediamo anche ai giorni nostri, un grande aumento nella possibilità di sentire musica. Se ci riflettiamo un attimino, ha portato anche una diminuzione però dell'ascolto della musica. La sottile differenza è importante. Meno persone fanno musica, sanno fare musica e più si devono affidare alla musica che viene proposta. Quindi se in voi c'è quella fiammellina della curiosità, della voglia di fare musica, non c'è bisogno di diventare professionisti. L'aspetto e la grande pratica della musica a livello dilettantistico è splendida, è un aiuto, è un arricchimento e una possibilità di conoscere sempre dall'interno. Ripeto, senza pensare a dover per forza arrivare al professionismo. Ci dà la possibilità però di poter scegliere in maniera più autonoma i nostri ascolti e ovviamente in maniera più consapevole. Alla prossima!